Piramide di paura, Young Sherlock Holmes in originale, è un'avventura cinematografica del 1985, diretta da Barry Levinson e scritta da Chris Columbus, futuro regista, tra gli altri, di Mamma ho perso l'aereo e dei primi 2 film della saga di Harry Potter, che immagina una versione giovanile del celebre detective Sherlock Holmes prima dell'incontro con il suo fedele amico Watson. Prodotto da Steven Spielberg, il film mescola elementi classici del mistero alla Sherlock Holmes con una buona dose di azione e avventura, il tutto arricchito da effetti speciali innovativi per l'epoca. La trama segue il giovane Holmes, interpretato da Nicholas Rowe, durante i suoi anni scolastici, dove stringe un'amicizia con un altrettanto giovane John Watson, che ha il volto di Alan Cox. I due si trovano invischiati in un oscuro complotto che coinvolge un'antica setta egizia, una serie di omicidi inspiegabili e allucinazioni inquietanti. A dare un tocco di esotismo e mistero c'è l'ambientazione, che spazia dalla cupa Londra vittoriana ai segreti celati nei meandri di una piramide nascosta. Uno degli aspetti più affascinanti di Piramide di paura è l'uso pionieristico della CGI. Il film è infatti noto per essere uno dei primi a utilizzare questa tecnologia, in particolare nella sequenza del Cavaliere di Vetro, che prende vita da una vetrata di una chiesa. Una scena che è diventata iconica nella storia del cinema per l'avanguardia degli effetti visivi. Sebbene gli effetti speciali possano sembrare datati agli occhi moderni, al tempo furono rivoluzionari e contribuirono a definire lo standard per il futuro del cinema d'azione e fantastico. Dal punto di vista narrativo, il film riesce a catturare l'essenza dei romanzi di Arthur Conan Doyle, pur prendendosi alcune libertà nel reinventare i personaggi. La dinamica tra Holmes e Watson è una delle colonne portanti del film, mostrando l'evoluzione della loro amicizia e la crescita del giovane detective. Il tono del film è un interessante mix tra il gotico e l'avventuroso, con una trama che si snoda tra enigmi da risolvere e sequenze d'azione più movimentate. Barry Levinson, noto per film come Rain Man e Good Morning Vietnam, porta la sua abilità nel gestire storie coinvolgenti anche in questo contesto più avventuroso e fantastico. La regia è efficace nel creare un mondo gotico, cupo e misterioso, dove si percepisce la minaccia crescente che circonda i protagonisti. Levinson bilancia bene le sequenze di tensione con momenti più leggeri e d'azione, mantenendo un ritmo vivace che accompagna lo spettatore attraverso la trama, senza però far scadere il film in un semplice action movie. La sua regia riesce a dare una visione nuova e avventurosa dell'universo di Sherlock Holmes, pur rispettando la Londra vittoriana e il tono investigativo. Uno degli aspetti più notevoli della regia di Levinson è l'uso dell'atmosfera. Le scene notturne, le ambientazioni gotiche e i dettagli architettonici della Londra vittoriana vengono esaltati per creare un senso di mistero e pericolo. La costruzione delle sequenze d'azione, soprattutto quelle che coinvolgono le allucinazioni, è dinamica e ben curata, rendendo visivamente interessante ciò che accade sullo schermo. Le interpretazioni dei giovani protagonisti sono un altro punto forte del film. Nicholas Rowe, nei panni di Sherlock Holmes, si dimostra molto convincente. Riesce a catturare perfettamente l'essenza del personaggio, con il suo carattere eccentrico, l'intelligenza acuta e il distacco emotivo tipico del detective. Nonostante la giovane età, Rowe riesce a trasmettere la serietà e il carisma che ci si aspetta da un personaggio come Holmes, mostrando anche tratti più vulnerabili e umani che spesso mancano nelle versioni adulte del personaggio. Alan Cox, che interpreta il giovane John Watson, offre un'interpretazione simpatica e genuina. Il suo Watson è goffo e impacciato, ma al contempo dimostra una crescita evidente durante il film, passando da semplice spettatore degli eventi a fedele compagno di Holmes. Cox e Rowe sviluppano una buona chimica sullo schermo e la loro dinamica si evolve in un'amicizia convincente che sarà alla base delle future avventure del duo. Tra i personaggi secondari, Sophie Ward nel ruolo di Elizabeth, l'interesse amoroso di Holmes, offre una performance toccante e dà al film una vena emotiva che arricchisce la trama. Anche gli antagonisti, pur non essendo memorabili quanto Holmes e Watson, risultano comunque efficaci.
con un'aura di mistero e minaccia che si riflette nel culto segreto che il film esplora. La colonna sonora è firmata da Bruce Broughton, compositore americano noto per la sua versatilità nel creare musiche epiche e avventurose. La sua partitura per Piramide di paura è uno degli aspetti più riusciti del film. La musica riesce a catturare perfettamente l'atmosfera gotica e misteriosa della Londra vittoriana, con l'uso di orchestrazioni drammatiche che accentuano le scene di suspense e tensione. Broughton utilizza temi musicali ricorrenti che aiutano a rafforzare l'identità dei personaggi e delle situazioni. I momenti più d'azione sono accompagnati da musiche potenti e incalzanti, che aumentano la tensione e l'urgenza, mentre le sequenze più riflessive o emotive sono arricchite da melodie più delicate e malinconiche. La colonna sonora funziona come un perfetto accompagnamento agli eventi del film, elevando alcune scene e contribuendo a creare un'atmosfera di avventura e mistero. Tuttavia, Piramide di paura ha alcuni difetti. La sceneggiatura, a volte, tende a concentrarsi eccessivamente sugli elementi più fantastici, allontanandosi dalle atmosfere più realistiche e cerebrali tipiche di Sherlock Holmes. Alcuni momenti risultano prevedibili e la risoluzione del mistero, sebbene coinvolgente, non possiede la complessità tipica delle migliori storie di Doyle. In conclusione, Piramide di paura è un film che riesce a intrattenere, soprattutto grazie alla sua miscela di mistero, avventura e innovazioni visive. Pur non essendo un capolavoro, è un piacevole viaggio nel mondo di Sherlock Holmes, con un tocco di fantasia che lo distingue dalle altre trasposizioni. Per chi ama l'avventura con una spruzzata di mistero e non si dispiace di vedere un giovane Holmes alle prime armi, questo film offre un'esperienza divertente e nostalgica. Voto 7,5 su 10.